In questo tutorial vediamo come realizzare una cornice con Revit. Creiamo un muro architettonico, non ci interessa il tipo di muro che scegliamo e creiamo così un muro ad L. In Revit è possibile creare molto facilmente delle cornici attraverso il comando muro estrusione. Muro estrusione è richiamabile dalla vista 3D. Infatti, se ci troviamo in vista 2D, muro estrusione, il comando è disattivato. Andiamo nella vista 3D, attiviamo muro estrusione, clicchiamo sulle due pareti e l'estrusione viene creata. Selezionando l'estrusione possiamo tramite questi due selettori regolare l'altezza dell'estrusione. Di base Revit ci crea un cornicione, cioè un elemento di forma quadrata. Per creare una nuova forma dobbiamo andare a creare un nuovo profilo 2D. Quindi andiamo in nuovo, nuova famiglia. Come template andiamo a scegliere profilo, profilo metrico e confermiamo con apri. Normalmente il profilo, diciamo, o meglio le famiglie di Revit vengono sempre aperte in millimetri. Se vogliamo ragionare in un'altra unità di misura, ci basta andare in gestisci, unità di misura e in lunghezza andare ad impostare ad esempio i centimetri, anche se non è obbligatorio. Confermiamo con ok e prima di cominciare a lavorare, aprendo il pannello parametri e categorie di famiglie, andiamo a dire che questo profilo verrà utilizzato per un'estrusione muro, in modo tale che noi non ci troveremo questo profilo una volta caricato nel progetto per altri tipi di oggetti che non siano l'estrusione muro. Confermiamo con ok e questa croce rappresenta il riferimento del muro. Quindi io vado a disegnare, quindi mi pongo sullo strumento linea e inizio da questa posizione, quindi scrivo 17, 10, mi inclino di 150 gradi, do un valore pari a 6 e mi fermo. Qui scendo verso il basso di 70, 8, 8, 3, 10. Poi qui creo una linea di 10, esco fuori di 2 e con lo strumento arco diciamo creo un piccolo pezzo di arco, cancello questo elemento, vado su crea, vado su linea e continuo diciamo a creare il mio profilo. Quindi qui scendo di 5, ancora scendo di 7, vado sempre su crea, su linea e con lo strumento cerchio mi pongo al centro di questo elemento, clicco qui
e poi con il comando dividi elemento vado a dividere questa circonferenza che vado a cancellare. Cancello anche questo riferimento. Sempre su crea vado a creare una linea che unisce questi due elementi e sempre con crea vado su linea, vado sullo strumento cerchio, mi metto qui al centro e mi apro di un raggio pari a 4. Vado sempre con il comando dividi e vado a spezzare questi elementi. Quindi alla stessa maniera qui abbiamo dividi, dividi e vado a cancellare questo elemento. Quindi diciamo che questo è il mio profilo. Lo vado a salvare, quindi salva. Vado ad esempio sul desktop, lo chiamo esempio profilo, salvo e poi lo carico nel progetto. Se ora ritorno nuovamente nella vista 3D, seleziono il profilo che ho creato in precedenza, entro in modifica del tipo, entro nella sezione profilo default, qui trovo esempio profilo, lo vado a caricare, faccio applica, ok, e quindi mi ritrovo il mio profilo all'interno del mio progetto.